Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di Canon EOS R7, prodotta nel 2022, una macchina che non ha accontentato proprio tutti, però a me è piaciuta molto. Questi video sono sviluppati in collaborazione con RCE Photo Livorno. Abbiamo avuto modo di testare tanto materiale e materiale di qualità proprio per raccontarlo a tutti voi. Io sono stato molto contento di questo, del resto RCE Photo è il più grande mercato di usato fotografico garantito che abbiamo in Italia. Veniamo subito a questa camera. Dicevo, non ha proprio accontentato tutti, forse c'erano aspettative un po' oltre quello che Canon ormai ci ha abituato a fare, ad avere un po' di tecnologia volta per volta, passetto per passetto, e anche la EOS R7 non è esente da questo tipo di sviluppo. 32 megapixel, una bella raffica, sarà davvero l'erede della 7D Mark II, una camera che ha costituito il corredo preferenziale per tutti quei fotografi di avifauna, di fotografia naturalistica, ma anche, diciamolo, di escursione nel momento in cui dovevamo avere un corpo ben solido, un corpo di quelli che riuscisse a resistere alle intemperie, ma anche magari un po' più leggero di una reflex voluminosa come la serie 1DX, una camera che per esempio confrontata alla alla camera R5 mi ha un po' spiazzato lì per lì, perché ho trovato qualche comando diverso a partire soprattutto da questa rotellina posizionata in maniera un po' diversa dal solito. Ha suscitato qualche critica. A me invece vi confesso che dopo un po' ci ho preso familiarità e la trovo anche collocata bene. Sebbene altre volte, cioè con altri obiettivi che mi impegnano la mano perché sporgono di più e quindi devo avere una presa più solida, il fatto di dover muovere da qua mi induce a mollare un pochettino la presa e quindi a sbilanciare la macchina, insomma pro e contro. Però nell'uso pratico con obiettivi che non siano, come ripeto, sporgenti o particolarmente pesanti, l'ho trovata molto comoda. Ricca di prese, controprese, le troviamo qua, vari controller, file per il comparto video in 4K, 30 frame, si ferma lì, ma basta e avanza, una slot per due schede, eccole qua, due SD, pratiche, non pratiche, si poteva fare qualcosa di diverso, non si poteva, insomma lo spazio per archiviare è davvero capiente, ce n'è tanto, lo sportelletto lo trovo anche abbastanza solido, anche meglio di altre camere che costano di più. Abbiamo il monitor, eccolo qua, un monitor che è difficilissimo operare al contrario, ce la farò, eccolo qua, un monitor articolato, di quelli che io trovo assolutamente interessanti e quasi obbligatori, per esempio come in questo caso che sto filmando con una reflex. E allora sì, questo è un valore aggiunto secondo me, leggibile, molto bene. Anche il mirino è un buon mirino, magari non è all'altezza della R5, però è anche bella compatta, un pochettino più piccola, e anche in questo devo dire che forse qualcuno con le mani più grandi delle mie potrebbe trovarsi a disagio e richiedere quasi quel battery grip che servirebbe. A me no, ci casco giusto, però si sente che è piccolina, anche più piccola della 80D che ho utilizzato per tantissimo tempo. Leggera, sembra di avere a che fare con un giocattolino guardandola, ma prendendola in mano invece è solida, è ben costruita, si comporta bene anche con obiettivi di quelli abbastanza importanti, pesanti, ingombranti, lunghi. A me è piaciuta. E poi parliamo un pochettino di quello che è fotografare con questa camera. Autofocus per me velocissimo, il tracking assolutamente migliore anche di altre camere, forse anche della mia R5. Si vede che questa è un po' la sua indole, un po' come un'auto sportiva che in pista si trova a suo agio. A me non dispiace affatto, anche se qualche comando tradisce un po' di economicità, soprattutto nella parte frontale, dei tasti così annegati che sembra quasi di sfiorarli, però quando siamo impegnati a scattare si sentono, si percepiscono, bisogna solamente familiarizzare un po'. Il joystick che è annegato invece nella ghiera, eccola qua, questo joystick è parecchio sensibile, a volte invece che premerlo in profondità si rischia di farlo spostare da una parte all'altra e quindi cambiare il menu o addirittura attivare delle operazioni involontariamente.
per suscitare un po' di invidia, ma invidia di che poi? Perché non è mio, non è neanche mio, ho montato l'85 1.2, il defocus smoothing, giusto per darvi l'idea di come la camera sia comunque solida, maneggevole, si muove tutta in blocco, non dà assolutamente l'idea di essere un giocattolino, buona l'impugnatura, le gomme, quello bisognerà vedere quanto durano nel tempo, perché mi sembra che questa parte qua abbia un minimo di tolleranza, potrebbe anche dipendere dall'esemplare, quindi dall'incollaggio. Buona, bella, notevole, e il sensore. Il sensore è un sensore molto dettagliato, quindi ricco di dettagli. Bello il colore, tendenzialmente anche abbastanza saturo, nel senso buono però, non urlato, non gridato. Invece trovo che ci sia un grado di contrasto, soprattutto nelle tonalità nere, a vivacizzare la visione, tanto nel display, che si conferma comunque un buon display per guardare e controllare l'immagine appena scattata, quanto piuttosto un po' insomma un po' meno delicata, un po' meno naturale. A volte c'è quella tonalità, quei neri un pochettino più rafforzati che forse servono anche quando ci troviamo ad avere dei sensori così ricchi di pixel a compensare un pochettino col contrasto quello che non riesce sempre a sviluppare con tranquillità il processore, perché non dimentichiamoci che le camere hanno l'anima di una fotocamera digitale, è il processore. Buono il sensore, vi dicevo, mi ha colpito anche la batteria. La batteria ha una durata effettivamente più di quello che mi aspettassi, perché l'ho usata, l'ho riutilizzato, scattato, poi con obiettivi che hanno stabilizzazioni e anche altre funzioni, ho riguardato, ricontrollato, filmato. Sì, bene, dura di più, oppure potrebbe essere anche l'altra scarpa, e cioè la tecnologia va avanti anche dal punto di vista dell'assorbimento della batteria, e cioè abbiamo delle fotocamere più efficienti, con più funzioni, ma che richiedono meno assorbimento energetico, e quindi la batteria dura di più. Con una batteria credo che si faccia tutto quello che serve. Dico credo perché non sono ancora riuscita ad esaurirla tutta in 2 giorni e passa di prove. C'è tutto quello che serve, soprattutto se l'acquistiamo con quell'indirizzo d'uso. Manca un po' la piacevolezza complessiva del full frame, quella rilassatezza che un sensore più grande, ma vale per il medio formato digitale sul piccolo formato, riesce ad offrire rispetto a questo sensore. Ma quando andiamo a cercare, l'ho provata per esempio con uccelli, uccelletti, eccetera, andiamo a cercare il dettaglio anche nel file, quello lo ritroviamo, e ritroviamo una gradevolezza, un look moderno, sembra, mi ricorda un pochettino un Canon, un pochettino rivitalizzato, un pochettino più saturo, vi dicevo, ma saturo non è corretto, vivace, questo sì. Tenuta agli alti ISO a me ha colpito, perché il passo avanti c'è, così come la lavorabilità del file. Certo, sono 32 megapixel, non sono pochi, ma si può recuperare bene le ombre, le luci si possono controllare quel tantino se le abbiamo appena bucate, insomma non del tutto ma appena. E poi non dimentichiamo che ancora una volta il progresso va avanti, quindi anche gli automatismi in camera, riduzione del disturbo e tutte queste diavolerie di compensazione della luce nel soggetto in controluce migliorano, diventano meno invasive e ci restituiscono un file più naturale. Vale anche l'altro concetto però, ci stiamo abituando a questo tipo di immagini e quindi le riconosciamo più come uno stile quotidiano rispetto a quello che avevamo un tempo. Diamo uno sguardo alle immagini. Beh, qui c'è anche un bell'obiettivo, intendiamoci. Comincio con l'85 1.2. Mi piace del sensore senza dubbio la croccantezza, la qualità del contrasto, questa più di altre cose, a discapito però, intendiamoci, un po' della naturalezza dei colori. È vero che si può comunque intervenire sul sensore e quindi sul sensore con i picture style e ammorbidire, o comunque pur sempre in post produzione, però veramente
La bellezza della foto, intesa come il dettaglio dove andiamo a posizionare il fuoco, c'è tutta e c'è davvero, c'è poco da dire. Anche i colori sono ben realizzati, ben riprodotti, sgargianti quando serve. Ripeto, il grado di contrasto è quello che mi ha colpito un po' di più, cioè un nero che si fa vedere piuttosto che una delicatezza. Però è anche vero che è molto più alla moda di tanti altri sensori che ho provato e che magari potrebbero apparire quasi retro. Anche questo scatto con i picture style, con il bianco e nero in camera, con i filtri in camera, effettivamente cambiano parecchio l'immagine, quindi possiamo avere un JPEG pronto. In effetti il JPEG, come esce dalla camera, è ben pronto e spendibile. Questo è il 600 mm STM. È già pronto ed è molto spendibile. Ve lo faccio vedere in questi scatti. Questo per esempio sempre col 600 mm, ma guardate adesso col 600 mm moltiplicato. La macchina funziona veramente bene, sembra quasi che sia nata per questo genere, che abbia un po' di DNA della vecchia 7D ereditato in qualche modo. Ci sono due scatti generati dalla camera, quindi un JPEG da 6980 pixel, quasi 7000. Andiamoli a vedere in Photoshop. L'obiettivo è il 100-400, guardate comunque la nitidezza, quindi un JPEG che è assolutamente spendibile. Ed infine l'analisi dell'ISO, della tenuta ISO, ma anche dell'elasticità del sensore. Qui abbiamo dei DNG, il primo, come potete vedere, a 400 ISO è stato sottoesposto di 3 stop. Gli altri, questi tre invece li andremo a vedere, sono rispettivamente a 1600, 6400 e 12800 ISO. È stato sottoesposto di 3 stop, quindi voglio valutare la capacità di recupero che ho nel negativo. Porto 3 stop e qui effettivamente il passo in avanti c'è, e c'è tutto, perché se vado a misurarlo sulle foglie, sulla qualità del recupero in questo che era nero, perché se vado a togliere l'anteprima, come vedete è una zona totalmente nera, devo togliermi tanto di cappello, perché il lavoro c'è stato, il lavoro svolto dalla camera c'è, e c'è tutto, anche nella resa del colore, perché non c'è quella fastidiosa alterazione che affliggeva soprattutto le vecchie camere. Insomma, è una foto dove quello che c'è da recuperare è recuperato. Brava Canon. La qualità degli alti ISO, o comunque la tenuta degli ISO, cominciamo da questo scatto che è a 1600 ISO. Se vi faccio vedere, visto così in camera RAW, stiamo parlando del DNG, questo è quello del 6400 e questo è del 12008. Sì, magari si perde qualcosa nel nero profondo, si può vedere, abbiamo a sinistra lo scatto a 1600, al centro 6400 e poi a 12008. Però insomma non dimentichiamo che fino a qualche tempo fa i test si facevano a 800 ISO, 1600 ISO. Le camere che arrivavano a 3200 ISO erano veramente dei fuori classe. Le cose sono cambiate molto. Straordinaria anche a 1600 ISO la capacità di cogliere la gradazione cromatica anche nelle ombre e anche con quella sensibilità. Quindi per una volta cerchiamo di mettere da parte magari i dati emersi dal laboratorio che dicono sì ma quel pixel, sì ma la gamma, sì ma rispetto a... Godiamoci una fotocamera che a questo livello è assolutamente professionale a tutti gli effetti. Il comparto video è cresciuto molto, i colori non sono ancora all'altezza delle R5, delle R3, manca quella naturalezza, ma lo slow motion in camera assolutamente di rilievo, e soprattutto mi ha colpito il tracking viso, il tracking occhi. Addirittura sfogliavo un libro, c'era un'immagine anche piccola di viso,
si attivava il tracking. Il Dual Pixel fa veramente il suo lavoro e l'ho trovato addirittura in certe situazioni superiore a quello della R5. Del resto c'è un processore, l'ultimo, il Digic X o 10, il video in 4K senza crop, senza limite, il C-Log 3, 120 frame per lo slow motion, insomma il sensore è di quelli buoni. Davvero mi ha colpito la capacità di inseguire. Perde qualcosina nei movimenti laterali, lì si vede che sia per il refresh nel mirino che per l'inseguimento vero e proprio, cioè ricostruire l'immagine con uno spostamento veloce, manca ancora qualcosa, ma assolutamente pregevole. E comunque tanta tecnologia, una raffica da 15 fotogrammi al secondo, focus stacking direttamente in camera, l'IBIS, il Bluetooth, Wi-Fi, l'uscita HDMI in 4K, la tropicalizzazione e poi lo avete visto degli ISO che fino a 3200, ma dico anche 6400 sono spendibili senza troppi problemi. Inutile ricordarvi che chi, come me ad esempio, ha il parco ottiche EF, grazie all'anello adattatore che Canon ci fornisce, può continuare a dar vita a tutti gli obiettivi che avete in casa, e questo senza perdere performance. Incredibile! Il 70-200 2.8, ma così come il 300, ma anche gli zoom grandangolari, per non parlare insomma di quelli più piccoli, che quindi hanno meno problemi di autofocus, funzionano in maniera egregia. Si fatica a capire che c'è comunque una protesi tra camera e obiettivo assolutamente di rilievo, e anche, ve l'ho detto prima, vedere la resa per esempio del 70-200, ma come il 24-70 su questa fotocamera dà un look leggermente diverso a quello al quale siamo abituati, per esempio con una 5D, 3, 4, anche con una 6D. Lo trovo più vivace, un pochettino più in linea con i tempi. A voi tutti amici, grazie a RCF Foto Livorno che mi ha fornito ancora una volta il materiale per questi video. Io vi aspetto ai prossimi, anche perché, ve l'ho detto, c'è da leccarsi i baffi, ci sono tanti bei video che ci aspettano, l'85 mm 1,2 DS del focus smoothing, ma anche il 200-500 2.8 Sigma, per non parlare della Leica, la 10R, la Q2 monochrome, quello è veramente un bocconcino da buon gustai, ma insomma tantissime altre cose. A voi tutti, ciao, alla prossima.